La Rosa Spinosa secondo me è una via che secondo ti piacerà, cioè, no, niente, non aspettarti difficoltà, chissà difficoltà. A noi non interessa. Però a quegli anni là avventurarsi su quella roccia, sai, il primo tiro è un po', sì, qualche spinta a 8, però guarda, è un regalo. Col botto stamattina, ragazzi. Perché l'uomo è fatto di passione, di amore, di condividere, da solo non fai mica un cacchio. Tutto quello che fai, devo dire grazie anche a chi ha condiviso le mie idee, perché in una cordata, sai, c'è chi è più preparato a fare qualcosa in più, ma hai sempre il compagno che dà tutto a se stesso a farti sicura e condivide te in tutti i momenti difficili. Quando sei stanco è lui che fa il tiro da primo. E tante volte dico, è stato più bravo lui che te, hai capito? Perché ognuno nella cordata dà il massimo di se stesso e nasce anche un senso di affetto e di rispetto che difficilmente nella vita corrente l'hai. Probabilmente il fatto che rischi un po' la vita fa emergere i sentimenti più veri di un uomo, no? O i peggiori anche certe volte. Da noi si dice che il valore più grande è la tua coscienza. No? Quando sei lì, quella regina, quella parete o qualsiasi altra montagna, hai poco da contar menate, devi tirare fuori le balle. Cioè. Abbiamo varcato la soglia del magico regno delle Marmarole, che sono montagne piuttosto selvagge e poco frequentate anche dagli alpinisti, proprio a causa dei lunghi avvicinamenti, difficoltà nel reperire le informazioni. E infatti nemmeno noi abbiamo una relazione della via che andiamo a fare, sappiamo solo più o meno il versante della parete su cui sale, non credo sia mai stata ripetuta, ma Icio ci ha assicurato che la roccia è ottima e la via bellissima, quindi siamo molto curiosi di andare a vedere. Bel posto. Per motivare una cosa del genere devi amare quello che fai, la passione, la voglia, l'avventura. Poi è qualcosa che secondo me è abbastanza mistico, che fa parte del privato di ogni individuo, il perché uno fa una vita e delle scelte particolari. La mia fortuna è di trovare sempre persone che, come si può dire, mi hanno portato in montagna con uno spirito di entusiasmo e di avventura molto forte, che poi l'ho sempre tramandato anche con i miei ragazzi che sono venuti con me. La fortuna è stata anche che gente di esperienza con una visione molto più aperta e proiettata nel futuro, logicamente qualche volta quasi in contraddizione con il rapporto con i vecchi, però cacchio, cioè, io faccio chapeau ai precedenti che ci hanno insegnato a arrampicare. No? Abbiamo rivoluzionato, abbiamo sperimentato, mantenendo certe regole, capito? Logicamente. La cosa bella era fare la via nuova e vedere quanto capaci fossimo noi di fare qualcosa come i nostri predecessori, capito? Cioè, vai a ripetere da comici cosa saremmo in grado di fare noi nei nostri tempi, no? Poi non so, è arrivata l'arrampicata sportiva, eravamo molto più preparati. L'altro approccio è stato quello che si faceva in palestra, portarlo in montagna, no? Con certi rischi, no? Che non è stato facile. Sai, in montagna bisogna mettere, essendo da soli, è facile barare, no? È facile fare qualcosa di straordinario barando. Cosa dici, Claudio? Abbiamo già... Mi piace. Il primo tiro di questa rosa era già sufficientemente spinoso? Abbastanza spinoso, ti fa capire il carattere della via. 3 regole importanti. Garantire la sicurezza al compagno che condivide l'avventura con te. Perciò appena esci da una buona sosta, esci subito le protezioni e garantire la sicurezza a lui, che per uno sbaglio tuo non devi pagare lui. Seconda cosa, quando sali, appena hai l'intuito di mettere qualcosa, mettilo sempre dentro, perché il segreto è proprio questo, fare tutto ciò che è possibile arrampicando in libera, senza aver fretta, no?
Però quando ti trovi nei momenti più difficili, che sai, come si dice noi, che sei nella M, giusto? Che hai quelle trappole che non hai via di ritorno, hai la testa talmente libera che sai che sotto hai fatto tutto il possibile. Se sotto non hai messo niente diventa un dramma. No? Sì. E la terza? E la terza, accettare il volo, ogni volta guardare giù quando metto un rinvio se mi scivola qualcosa dove posso andare a battere, sai? E se per caso fare sempre l'ancoraggio in modo che mi tuteli in caso di caduta, no? Che non vada su una cengia e poi... come dicevamo, questa è stata proprio una rivoluzione, accettare il volo come un dato di fatto e prevederlo. Che poi quando sei in montagna è sempre un dramma, volare. Sì, certo. Ale! Uno dei più bei cammini che abbia mai salito, ha detto. Il bello dell'arrampicata, secondo me, no? Di aprire vie, perché la vera espressione dell'alpinismo è l'apertura, lo sai benissimo che tu. Sì. E lì non è, la difficoltà è una cosa che è un fatto secondario della parete, ma è l'avventura, cazzo. Sì. Hai capito? Il coraggio, esporsi, avere ogni tanto, come piace a me dire, infinito presente, tuffarsi in quell'infinito presente e vivere l'avventura a 100, che quando arrivi in sosta sei quasi esausto da quell'eccesso di libertà e di coraggio, sì, che tante volte fai salti così sul letto, però cacchio. Poi io ti dico, come personaggio faccio sempre il pagliaccio, faccio sempre le battute, ho quello mezzo spirito emiliano che cerco di mettere tutti quanti a proprio agio, perché secondo me in un gruppo uno si deve esporre, no? Giusto? Per unificare i caratteri un po' diversi. E vedo che le persone con me danno sempre il meglio di sé, proprio perché si scherza, si ride, però nel momento in cui hanno bisogno di comunicare come anche da uomini o da ragazzi, si parla seriamente. E questo è un aspetto che secondo me della montagna mi piace. Ho avuto la fortuna di conoscere Piero Valmasoi, no? Che è quello che mi ha portato dalla discoteca alla montagna, no? a apprezzare la montagna, e mi ha fatto conoscere Manolo ai tempi d'oro. No? E mi ha indirizzato a quello che era l'alpinismo moderno. No? Ti ha aperto gli orizzonti. Mi ha aperto gli orizzonti e mi ha accompagnato i miei primi passi con l'entusiasmo, e vedere una persona che era più vecchia di me, che aveva una certa età, che aveva grinta e passione e che mi incentivava, io andavo 2 gradi di più. No? È un atto di libertà, no? Capito? Per crescere, no? Perché se vuoi fare la massima espressione alpinistica, no? O artistica come vuoi tu, ti devi togliere tutte le contratture che hai, che sono intellettuali. Se io sono condizionato emotivamente, la prima cosa che perdi è la respirazione e la tua visuale si chiude come quella dei cavalli. Più se respiri profondamente, più sei rilassato, più hai visione e più dai spazio al tuo virtualismo, no? E ascolti e diventi tutt'uno con ciò che pensi, senza dire adesso faccio il dinamico, no, è quello che si chiama virtualismo, tu interagisci col tuo intuito, e quello è uno dei momenti, secondo me, che chiamo infinito presente, che sono meravigliosi ma anche terribilmente emotivamente sconvolgenti. Com'è Claudio? Bene. C'è l'Alessandro che ci sta per Stiamo portare divertendo. Man mano che passano gli anni, la tua malinconia è che un giorno non potrai più vedere queste cose qua, questi colori, questi profumi del bosco, senti il rumore dell'acqua. Ecco, quello mi rammarica, il fatto di morire. Non perché muori, ma perché non riesci. Ho paura di non vedere più questo paradiso che abbiamo sempre attorno a noi, che tante volte quando sei giovane non te ne accorgi perché sei preso alla vita. Corri di qua, corri di là, hai sempre 1000 obiettivi e ti sfugge il presente come fosse una foglia in mezzo al vento, o no? Più passano gli anni, più ti fermi sul presente e lo apprezzi sempre di più, ogni attimo della tua vita.